La nostra storia di oggi è una storia che, magari l'avete capito dagli sfondi che utilizziamo, riguarda la guerra fredda. Riguarda un episodio caldissimo di questa presunta guerra fredda, perché si è detta fredda, ma in realtà è sempre stata incandescente. Forse l'episodio più bollente, quello in cui il mondo è arrivato a tanto così dalla distruzione. Probabilmente avete già capito di cosa stiamo parlando. Parliamo della crisi dei missili cubani, ottobre del 1962. Ma questa non è una storia che riguarda esclusivamente o principalmente quei missili. Questa è una storia che riguarda un uomo che era definito da alcuni troppo signorile, troppo cavalleresco, troppo debole per trattare la diplomazia sovietica, per riuscire a controbattere alle bugie sovietiche. Eppure quell'uomo, che si riteneva appunto un debole, si è rivelato qualcosa di molto di più. Si è rivelato un combattente eccezionale, abile, leale, coraggioso, capace di arrivare fino in fondo e di salvare il mondo dalla distruzione. Oggi parliamo di lui, di Audley Stevenson II, l'uomo che, con calma, usando le giuste parole e con un colpo di teatro spettacolare davanti al Consiglio di sicurezza dell'ONU, seppe salvare il mondo e probabilmente anche tante persone che fino a quel momento lo avevano avversato e ingiuriato. Prima di entrare nel nostro racconto di oggi, vi esorto a pensare alla sicurezza online, perché se nel 1962 internet ancora non esisteva, se allora il rischio maggiore arrivava solo dalle armi nucleari, oggi il rischio è uniformato ed è sempre presente in maniera costante nelle navigazioni di tutti i giorni. Noi di Dentro la Storia siamo ben consapevoli di tutto ciò. Difatti abbiamo scelto un partner strategico che si chiama NordVPN. Grazie alla sua evoluta Threat Protection Pro, NordVPN vi consente di navigare sicuri ovunque vi troviate, specialmente in vacanza, perché in questo periodo in cui si viaggia molto, andare fuori di casa, usufruendo di reti pubbliche, può essere rischioso. Ebbene, con NordVPN potete scordarvi i rischi, state sicuri, navigate in tutta tranquillità e soprattutto nessuno potrà mai infiltrarsi nei vostri dati personali o peggio ancora bancari per carpirne le informazioni e farvi qualche brutto scherzetto. Quindi approfittate della grande offerta di NordVPN, i dettagli li trovate nei link in descrizione e vi assicuro non ve ne pentirete. Ma torniamo al nostro personaggio di oggi, alla nostra storia. Una storia che si apre con una frase in inglese: Don't wait for the translation. Don't wait for the translation, yes or no. È una frase pronunciata con un tono un po' acuto, potente, diverso da quello che solitamente era pacato e gentile. Audley Stevenson II è ambasciatore della Casa Bianca all'ONU e nell'aula del Palazzo di Vetro, che conserva le riunioni del Consiglio di sicurezza, quel pomeriggio del 25 ottobre del 1962, ha una missione difficilissima, delicatissima, ha tutti gli occhi del mondo puntati addosso. Non aspetti la traduzione, ribadisce Stevenson, che quel pomeriggio da quasi mezz'ora sta incalzando il suo omologo sovietico, Valerian Zorin. Quella di Stevenson è una tecnica d'attacco, un metodo per mettere all'angolo il delegato di Mosca, che capisce bene l'inglese, anche se non lo parla in maniera fluente, e che in quel momento, come molti altri nella sala, ha l'auricolare all'orecchio, l'auricolare connesso alla sala interpreti delle Nazioni Unite. Stevenson ribadisce: non aspetti la traduzione, perché ha avuto istruzioni chiare per la gestione di quell'affare veramente delicato, un confronto senza esclusione di colpi, davanti non solo al Consiglio di sicurezza, al mondo intero, che sta trattenendo il fiato. È una partita a scacchi, quella che si sta giocando, una partita mortale. Avete presente Il Settimo Sigillo, quel film capolavoro? L'umanità sta giocando a scacchi con la morte e la morte è a poche mosse dallo scacco matto. Lo sanno tutti, lo sa Valerian Zorin. Lo sanno benissimo i membri dell'amministrazione Kennedy che stanno osservando la scena in diretta televisiva da Pennsylvania Avenue, lo sanno i cittadini di tutto il mondo che hanno paura, che iniziano a costruire improvvisati rifugi antiatomici, che fanno scorte di cibo nei supermercati, perché l'impressione di tutto il mondo è che la guerra sia imminente, anzi sia inevitabile. Quella che passerà alla storia come la crisi dei missili di Cuba si era aperta solo 9 giorni prima, quando i rapporti fotografici degli aerei spia americani, gli U-2, in volo sopra l'isola caraibica, avevano mostrato i lavori di approntamento per la realizzazione di rampe di lancio missilistiche destinate a degli
e ICBM, missili balistici intercontinentali, tutti dotati di testata nucleare. A un centinaio di miglia da Miami, gli Stati Uniti si ritrovavano un potenziale bellico ostile capace di colpire in soli 5 minuti tutto il territorio metropolitano, una vera e propria minaccia diretta alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Nessun mistero era sorto in merito alla provenienza di quelle armi, fornite assieme a diversa assistenza militare da quel blocco orientale, cui Fidel Castro si era rivolto dopo che 3 anni prima, al termine della rivoluzione cubana, Foster Dulles gli aveva voltato le spalle, lo aveva ritenuto un elemento inaffidabile per la politica statunitense. Torni pure nella sua isola, gli disse Dulles. L'errore terribile commesso dall'amministrazione Eisenhower si sarebbe ripercosso nel tempo. Castro inizialmente non era così convinto di abbracciare l'Unione Sovietica. Era stato spinto verso quell'abbraccio dal rifiuto americano e quell'abbraccio pericoloso era stata la risposta a una politica di blocchi contrapposti che dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale aveva letteralmente spaccato il mondo in due, con l'eccezione, va detto, del movimento dei non allineati che però in quel 1962 aveva da poco fatto capolino e quando Castro ancora combatteva contro Fulgencio Batista a Cuba, il movimento dei non allineati era ancora embrionale. L'amministrazione Kennedy aveva ereditato il frutto avvelenato dal vecchio Ike Eisenhower e aveva dato Ike la Casa Bianca al primo presidente cattolico degli Stati Uniti, assieme anche al più grande dei grattacapi. Cuba rappresentava il problema maggiore. Basterebbe aprire l'Atlante e guardare la posizione geografica, il nemico nel giardino di casa dell'America anticomunista. E lo stesso Kennedy inizialmente aveva appoggiato le rivendicazioni degli esuli radunati e addestrati militarmente dalla Central Intelligence Agency. Lo ricordate? Lo sbarco della Baia dei Porci, il tentativo di rovesciare Castro inviando nell'isola una brigata di esuli armati, sperando che quello sbarco stimolasse la popolazione a insorgere contro Castro. Ecco, la Baia dei Porci sarebbe diventato il simbolo del fallimento militare, tanto dello spionaggio americano quanto della prima dottrina Kennedy. Non si poteva continuare con una vera invasione dell'isola in maniera ufficiale e quando i paramilitari anticastristi si erano trovati in difficoltà sul terreno, inchiodati sulle spiagge dalla reazione dell'esercito cubano, Kennedy in persona aveva rifiutato l'appoggio aereo per non scatenare la reazione sovietica. Cuba era diventato nient'altro che il contraltare di Berlino Ovest, in un mondo bipolare. Se l'enclave tedesca era costantemente sotto teorico scacco da parte dell'Unione Sovietica, che già poco tempo dopo la fine della guerra aveva forzato la mano con il famoso blocco di Berlino, il regime castrista era politicamente isolato, in un emisfero interamente controllato da Washington, almeno fino a quel momento. La sopravvivenza dei berlinesi occidentali e dei cubani castristi era demandata al supporto delle due superpotenze, oltre che a un complicato incastro diplomatico. Ma l'episodio della Baia dei Porci e la presenza dei missili Jupiter in Turchia e in Italia avevano indotto Mosca ad agire diversamente, accettando quella che veniva vista come una vera e propria sfida al precario equilibrio costituito, l'equilibrio del terrore, basato sulle armi nucleari. Per questo motivo il Presidium del PQS aveva accettato di posizionare a Cuba il nuovo sistema missilistico R-16, un sistema conosciuto in ambito NATO come SS-7 Sadler. Un sistema capace di bersagliare obiettivi militari o civili con singole testate da 3 megatoni ciascuna. La scoperta delle installazioni primarie di questi missili aveva destato scandalo e preoccupazione nei corridoi della Casa Bianca, con lo staff presidenziale preoccupato al contempo sia di trovare una soluzione praticabile che di evitare di spargere il panico nella popolazione. Se in quel periodo a capo dell'USAF c'era il generale Curtis LeMay, un guerrafondaio, un uomo che aveva più volte insistito per una soluzione militare, il bombardamento delle installazioni, successiva invasione di Cuba, confidando che i sovietici non avrebbero risposto militarmente. Ben più pragmatico si era dimostrato Robert McNamara, il segretario alla difesa. Lo spettro di una nuova crisi a Berlino, o addirittura di una guerra convenzionale o nucleare
con l'Unione Sovietica, aveva agitato i sonni degli strateghi politici e militari, alla perenne ricerca di un compromesso che salvasse capra e cavoli. La soluzione era stata identificata in una linea di quarantena attorno all'isola, un espediente anche verbale per evitare che un blocco navale vero e proprio, dichiarato come tale, potesse risultare come un atto di guerra non dichiarata. La conferenza dell'Associazione degli Stati Americani, un organismo disertato da Cuba sin dalla fuga di Fulgencio Batista, aveva garantito il proprio appoggio agli Stati Uniti con successiva approvazione della misura annunciata in diretta televisiva da JFK, dal presidente Kennedy la sera del 22 ottobre. Mentre la US Navy si preparava a stringere il cerchio nei Caraibi per bloccare e ispezionare ogni nave che potesse trasportare armi nucleari, i voli su Cuba continuavano anche con missioni fotografiche a bassa quota, al fine di ottenere quanti più dettagli possibile sul posizionamento dei missili e delle strutture di supporto, compresa l'antiaerea. D'altronde, queste iniziative, questi voli, che venivano spacciati come necessità in vista di una possibile invasione terrestre, servivano sul piano politico a garantire materiale con cui inchiodare i sovietici alle proprie responsabilità. E allora arriviamo all'ONU, a quel giorno fatidico, a quel pomeriggio. Tutti stanno guardando al televisore l'ONU, non c'è nessuno che osi cambiare canale. La partita a scacchi è arrivata a un punto focale. È un ambiente abbastanza neutrale, il Consiglio di sicurezza, nonostante all'epoca gli Stati Uniti possano vantare un vantaggio di 4-1 nei seggi permanenti con diritto di veto. La Cina all'epoca, ancora rappresentata dalla Cina nazionalista, da Taiwan, mancano ancora diversi anni prima che Taiwan abbandoni l'ONU e ceda il seggio alla Cina popolare. Ma più che i freddi numeri, in quel pomeriggio contava la capacità anche emotiva di comunicare al mondo il giusto messaggio, cioè quel grosso rischio corso dall'Unione Sovietica nel voler armare un proprio satellite di testate nucleari tattiche e strategiche e solo con fini aggressivi. L'incarico di svelare la realtà era aspettato a Audley Stevenson II, un avvocato, nonché un politico di lungo corso del Partito Democratico, uomo assai garbato e predisposto naturalmente al dialogo. Stevenson non godeva di buona reputazione nell'ambiente degli squali di Washington. Pensate che per ben 2 volte consecutive aveva perso la corsa alla Casa Bianca, sempre contro Eisenhower, la seconda volta, tra l'altro, nel 1956. Stevenson era stato solo una vittima sacrificale, designata di fronte a quello che era il bis annunciato e inevitabile di Ike. Stevenson, persona squisita, gentile, mai fuori dalle righe, era ritenuto un debole, inadatto agli scontri frontali contro i duri di Mosca. Quel pomeriggio del 25 ottobre del 1962, alla Casa Bianca, Bob Kennedy, il fratello del presidente e all'epoca segretario della giustizia, è in fibrillazione. Vorrebbe sostituire Stevenson con un elemento più battagliero, anche a costo di richiamare in servizio il vecchio Dean Acheson, che però è un guerrafondaio. Kennedy, Bob Kennedy, teme che Audley possa capitolare da un momento all'altro di fronte all'ostinazione di Valerian Zorin, il suo arcinemico, il suo avversario diretto, l'uomo che lì, nel Consiglio di sicurezza, sta giocando la partita in maniera aggressiva, irridendo tutto il mondo. Audley non ce la farà, preparatevi a sostituirlo, dice Bob Kennedy. Ma Stevenson, a sorpresa, cambia pelle, si dimostra insolitamente energico, non lascia respirare un secondo il suo avversario al tavolo, che suda, si gira, si consulta coi propri accompagnatori, non risponde. A un certo punto Stevenson sgancia il primo missile. Non letterale, è un missile diplomatico. Signor ambasciatore, avete armi nucleari offensive a Cuba? Sì o no? Non aspetti la traduzione, risponda sì o no. Stevenson dal suo scranno appare determinato, non molla l'osso. Zorin scuote la testa e gioca un'ultima carta. Si dice indisposto a sostenere un confronto basato sulle provocazioni. Dice che non intende rispondere in quel momento, dice che non si stanno trovando in un'aula di giustizia americana, che nessuno lì è sotto giuramento. Ed è lì che Stevenson piazza il colpo di teatro, quello che fa ridere tutti. Sono disposto ad attendere la sua risposta finché l'inferno non sarà congelato. Lo dice con pacatezza. Eppure tutti nell'assemblea dell'ONU ridono, ma non ridono di Stevenson, ridono di Zorin, e l'intera delegazione sovietica risulta in profondo imbarazzo. Messo alle strette, Zorin finalmente parla, afferma che quelle di Stevenson sono pure illazioni, vuote bugie di propaganda, non c'è niente di vero.
quindi risponde negativamente. Non ci sono armi offensive nucleari sovietiche a Cuba. Ed è lì che Stevenson vince la partita. Va bene, dice, diamo un'occhiata, e fa mostrare le foto scattate appena 24 ore prima da un volo a bassa quota delle forze aeree degli Stati Uniti. Foto che dimostrano inequivocabilmente i missili già operativi sul suolo cubano. Foto che smentiscono Zorin, che non sa più cosa dire. Foto che scatenano un piccolo terremoto al Cremlino. Il PCUS si vede sbugiardato davanti al mondo intero. Ora tutti sanno che l'Unione Sovietica vuole provocare la guerra. La crisi dei missili cubani è all'apice. 2 giorni dopo l'abbattimento di un U-2 in missione di ricognizione ad alta quota rischia di scatenare la guerra. Ma quell'abbattimento era stato deciso d'impulso da un ufficiale cubano che aveva scavalcato la gerarchia sovietica, che aveva dato l'ordine di lanciare i missili della contraerea. Quindi gli stessi sovietici avevano ammesso in maniera non ufficiale di non essere responsabili. La soluzione ormai era alle porte. Nel giro di un altro paio di giorni, tramite colloqui riservati tra intermediari di fiducia, Mosca e Washington avrebbero trovato un compromesso, il ritiro dei Sadler, in cambio dell'impegno scritto dell'inviolabilità di Cuba, inviolabilità anche di Berlino Ovest, in cambio di un successivo smantellamento da 6 a 9 mesi successivi dei missili Jupiter in Turchia. Niente più invasioni, niente più blocchi, pieno rispetto della sovranità. Il mondo era finito quasi sull'orlo del precipizio e si era salvato all'ultimo grazie a una paziente opera diplomatica. Audley Stevenson sarebbe passato alla storia come l'uomo mite che seppe intervenire in maniera diretta, diventando leone al momento giusto, ma scomparendo a poco dalla scena. Appena un anno dopo, nell'ottobre del 1963, Audley Stevenson venne aggredito a Dallas da alcuni estremisti di destra che gli contestavano proprio il ruolo alle Nazioni Unite. Nessuno lesse in quell'aggressione il segnale preoccupante di ciò che stava avvenendo nel Sud. Forse leggendolo meglio, quell'episodio, si sarebbe capito che stava montando una rabbia mai vista prima, che si stava organizzando qualcosa, perché proprio un mese dopo, il 22 novembre del 1963, proprio a Dallas, il presidente Kennedy sarebbe stato assassinato in circostanze che ancora oggi risultano poco chiare. Stevenson visse con profondo dolore i funerali dell'uomo che gli aveva chiesto di essere l'elemento decisivo nella delicata partita a scacchi dei missili, la partita a scacchi con la morte. E da quel momento in avanti iniziò a diradare le proprie apparizioni in pubblico, sino a quando, il 14 luglio del 1965, durante una visita a Londra, venne stroncato da un infarto mentre passeggiava per strada con la moglie, Marietta. Di Stevenson restano le parole del suo biografo, Gene H. Baker. La memoria di Audley Stevenson, ha scritto Baker, sopravvive ancora come espressione di un diverso tipo di politica, più nobile, più orientata ai problemi, meno conforme alle avide ambizioni dei politici moderni e meno guidata da sondaggi di opinione e media. E allora noi oggi, riguardando indietro al passato, riguardando a oltre 60 anni fa, riguardando quella crisi dei missili a Cuba che per poco non fece diventare questo pianeta inabitabile. Allora noi, riguardando tutto questo, dovremmo rivalutare la figura di Audley Stevenson, anche in rapporto ai politici odierni. Quasi nessuno oggi utilizza l'arma dolce e delicata del dialogo, della volontà di risoluzione dei problemi. Tutti urlano, tutti si impongono, tutti risultano violenti, soprattutto a parole. Tutti sono preoccupati di compiacere il pubblico a casa, come se fossimo uno show televisivo, e tutti guardano i sondaggi che vengono commissionati in maniera ossessiva, settimana dopo settimana, giorno dopo giorno. Non si bada più ai contenuti, si bada solo alla forma. La sostanza è persa. Allora forse servirebbe un nuovo Audley Stevenson per risolvere le tante partite aperte in questo 2025. Forse servirebbe uno come lui, un gentleman, capace di mantenersi retto, schietto, diretto, ma pacato, anche nel momento peggiore, anche quando la tempesta è alle porte, anche quando l'uragano nucleare sembra inevitabile.